vita è fatta di scelte, alcune difficili, altre inevitabili. Io ho scelto di dire sempre la verità. Mi hai scorreggiato? Siamo una bella coppia? Guardabile. Allora quanti anni mi dai? 45? Hanno 35. Ti porti veramente male. Signor Corona, è pronto per la seduta? La verità? Vuoi eliminare tutti i peli superflui? Vieni qui dai Big Boy. Fai come me, che non ho peli sulla lingua e neanche da nessun'altra parte. Martedì 4 marzo hanno arrestato con custodia cautelare agli arresti domiciliari Stefania Nobile, figlia di Vanna Marchi, Davide Lacerenza, famosissimo anche nel mondo dei social, e Davide Arriganello, che è un personaggio molto importante che tratteremo questa sera, soprannominato Righello. Questa inchiesta ha un valore importante, ma non va trattato da un punto di vista morale, perché io sono la persona meno adatta a fare la morale a queste altre persone. Ma abbiamo la possibilità di raccontarli qui, attraverso, come al solito, grandissime esclusive, per svariati motivi. Primo motivo, io sono un grande amico, e non me ne vergogno, di Stefania Nobile. Secondo, io sono un grande amico di Vanna Marchi, che a differenza di Stefania Nobile, stimo che ha fatto un percorso importante e ha rappresentato in questo paese un pezzo importante, particolare di storia italiana. Inoltre, conosco benissimo Davide Lacerenza, con cui ho lavorato e fatto tantissime serate. Ma oltre a tutto questo, uno dei motivi che mi differenzia da tutti gli altri è che quando noi facciamo le inchieste e raccontiamo le storie, lo possiamo fare perché abbiamo vissuto le storie. Siamo entrati nei contesti delle cose di cui vi raccontiamo. Conosciamo dettagliatamente tutti i fatti, a differenza dei giornali, delle televisioni, di chi scrive, di commenta ai social. Io, Fabrizio Corona, alla gintoneria ci sono stato, ci ho bevuto, mi sono ubriacato, al famoso locale Malmaison ci sono stato, ci ho scopato e non mi vergogno a dirlo. E quindi ve lo posso raccontare meglio di tutti. È inutile che adesso vi raccontiamo tutta la storia o la cronostoria di chi sono Stefania Nobile e soprattutto Vanna Marchi, perché Vanna Marchi è un'istituzione in questo mondo, positiva, negativa. Netflix, il broadcaster più importante di tutti, ci ha fatto una storia. La madre era furba, mirava al business, è stata anche nel suo settore una grande imprenditrice, ha sbagliato. La figlia è cresciuta nella bambagia, nel nome e nella ricchezza creata dalla madre, viziata, amante degli uomini belli, ha avuto uomini bellissimi e soprattutto ha avuto un ruolo in cui era convinta di essere una sorta di Scarface femminile. Perché vi diciamo questo? Perché il legame tra Davide Lacerenza e Stefania Nobile, sto parlando di legame, hanno avuto una storia importantissima, incomincia poco prima della lunga pena che Stefania Nobile fa in galera. Non vi dico quando sono state arrestate, come sono arrestate, perché sono state arrestate, lo sapete già. Stefania Nobile, prima di andare in galera, aveva un ristorante. Questo ristorante, quando va in esecuzione la pena, perché ve lo spiego, non è difficile, nel momento in cui tu vieni indagata, vieni arrestato, carcere preventivo, poi fai il processo, poi arriva la condanna, la pena la sconti dopo. Ma in quel periodo, tra le sentenze e i primi arresti e poi la sentenza definitiva, si è libera. E Stefania Nobile aveva un ristorante. Questo ristorante, durante la lunga pena, era stata condannata a 9 anni, credo che abbia scontato circa 8 anni di carcere, l'ha gestito Davide Lacerenza. Amici della Malmaison, l'ora è giunta. Mancano poche ore alla pericena di stasera. 20 euro, tutto compreso, si balla, si mangia, serata vinta. Vi aspetto, intanto vado a iniziare. Se lo vedete adesso Davide Lacerenza, che ha 59-58 anni, con una vita sregolatissima, continua a essere, ed è innegabile, un bell'uomo a 60 anni. Immaginatevelo 20 anni fa. Era un bellissimo uomo, ma ha una storia da scapestrato. Stefania Nobile, dopo bellissimi fidanzati, lo sceglie per la sua bellezza e si innamora. Questo punto, in questa storia, è fondamentale. Lo sceglie come suo braccio destro. Davide Lacerenza che fa? Stefania era anche lei una bella donna ai tempi, ora invecchiata, ma Stefania aveva il grano.
nell'inchiesta stessa si parla di tantissimi soldi nascosti e non trovati, scontata la pena. Gestisce dei ristoranti, da signor nessuno diventa un uomo importante, ma soprattutto fedele, ma soprattutto libero, perché negli anni in cui Stefania Nobile sta in galera, Davide Lacerenza gestisce il ristorante, gestisce il patrimonio, gestisce i soldi ed è libero, ricco, felice, con belle macchine, scopa, si diverte, ma fedele, perché va tutte le settimane a colloquio, va tutte le settimane in carcere a portare il pacco, non ne manca una. Escono di galera, ovviamente hanno una prima relazione, ma i due sono molto, molto distanti e molto differenti. Stefania Nobile subisce la pena, hanno un contraccolpo, però i soldi ce li hanno e possono ancora investire. Davide Lacerenza sogna di diventare personaggio. Il sodalizio Lacerenza Nobile crea un posto particolarissimo a Milano che si chiama la Gintoneria. La prima gintoneria, ragazzi, non funziona. Viene chiusa e viene spostata, perché non c'erano i permessi, in un altro posto. E viene aperta una seconda gintoneria in via Napo Toriani. È lo stesso periodo in cui incominciano ad andare i personaggi. Davide Lacerenza, bello, simpatico, carismatico, incomincia a vendere gin, a vendere alcol, a fare un locale carino, di movida. È bravo, è simpatico. E in quel momento lì incomincia a svilupparsi il mondo social. I'm invincible, diamond said invisible. Nigga, I ain't been a Jew. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Vedo già i draghi, vedo già i draghi. Tutti bevi 30 tequila. Prima del Covid fanno un sodalizio con un agente / giornalista del mondo dello spettacolo che non vogliamo nominare perché ci fa schifo, perché non ci mette la faccia, perché è la persona più viscida che c'è in questo mondo. Questa operazione li porta a fare due cose: creare un personaggio che si è già creato, perché Davide Lacerenza, prima di essere quello che è oggi, a pochi giorni dal suo arresto, Guarda qua, guarda qua. Guarda qua. Non accettate la mediocrità, non state in comune a fare pam 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 pam, a timbrare in continuazione, ok? Ci sono cose più importanti della vita. Non accettate la mediocrità, cazzo, 1.000 euro al mese, aspetta. è stato un fenomeno social importantissimo, perché attraverso Instagram, attraverso TikTok, attraverso la rete, ha creato un brand. Il suo brand era la gintoneria. Tutti i personaggi famosi andavano lì per sciabolare. Termine inventato dalla Lacerenza, bottiglie costosissime con una carta di credito inventata da lui. Abbiamo visto che Pechegno, calciatori, VIP, star, chiunque andava in quel locale lì. E lui, in quel momento lì, era diventato una star. Ma non era una star, un personaggio, un eroe negativo. Era un eroe positivo. Era un personaggio che si era costruito sui social facendo un mestiere in cui era molto bravo, in cui faceva girare tantissimi soldi e tutti i ragazzi delle famiglie per bene venivano da tutte le parti d'Italia per andare da lui, fare un tavolo e sbocciare e mettere nelle loro storie la sciabolata con Davide Lacerenza. Era un personaggio che valeva oro. E siccome aveva raggiunto il successo, denaro, sviluppo dell'attività, soldi e donne, con un'attività aperta con i soldi di Stefania Nobile, a questo punto incomincia a essere indipendente. Ve l'ho sempre detto che i potenti, i ricchi, quando hanno delle donne, cercano di tenerla a bada, di non darli troppo. Cercano che non diventino mai indipendenti perché se no non le possono tenere. Davide Lacerenza diventa indipendente perché guadagna. E quindi la società ha un senso, perché la gintoneria incomincia a fatturare un sacco di soldi, il personaggio incomincia a fatturare un sacco di soldi, ma Vanna in questa storia non c'entra più, perché Vanna, dopo la galera e dopo il fidanzamento col suo nuovo compagno, che era un uomo con la U maiuscola, che l'ha cambiata, che l'ha amata, seguiva la figlia, non ne voleva sapere più.
La sua vita era finita, si accontentava di stare con suo marito 24 ore su 24, andare in vacanza, sedersi a cena e mangiare. Alla gintoneria ci stava pochissimo. Stefania no. Stefania è sempre stata amante dei soldi, della bella vita, ma il suo problema non è stato questo, è stato l'amore malato che lei aveva per Davide Lacerenza, che è diventato famoso, non era più contenibile, sia da un punto di vista lavorativo, faceva quel cazzo che voleva, guadagnava lui i soldi, la gintoneria guadagnava per lui, sia da un punto di vista sentimentale, scopava tutte le sere. Guarda i prodotti, ragazzi, guarda che prodotto! 2001. Ah! Sbrodano tutto addosso, figa. E lei lo ha dovuto accettare, perché loro due non sono stati solo un sodalizio economico di brand, ma sono stati fidanzati. E tuttora, ancora oggi, Stefania Nobile è follemente innamorata di Davide Lacerenza. E uno dei motivi che l'ha portata a ritrovarsi in queste condizioni è stato l'amore per Davide. Davide Lacerenza nel 2020 arriva a scrivere un libro con la Mondadori. Il libro è andato a ruba. Hanno venduto tantissimo. Lui andava a fare ospitate nei locali, lui faceva le sponsorizzazioni su TikTok, Stefania li faceva da manager, la gintoneria, boom, era partito. Soldi infiniti, un successo. Tutti volevano essere lì, top dei top del momento della gintoneria. Ma tutte le storie belle hanno dei momenti in cui subiscono degli ostacoli. L'ostacolo che hanno avuto Stefania e Davide e la gintoneria è quello che ha avuto tutta l'Italia, il Covid. Il Covid blocca tutte le aziende che lavorano sul territorio, ristoranti, bar, discoteche, devastanti. E lì l'immagine di Davide scricchiola, si rovina, perché organizza serate, perché se ne frega delle regole, se ne frega dei locali che devono essere chiusi, se ne frega, se ne fotte. E allora arriva tutta la stampa, ovviamente anche la stronza cicciona per un evento fatto a Capodanno che è finito, dove sono stati indagati tutti perché non si poteva sul Covid, con un grande imprenditore, televisioni, la D'Urso, i giornali, e la sua immagine crolla. Bisogna ritornare nel periodo d'oro, il corpo non è più lo stesso, perché il Covid, l'alcol, la droga lo ha cambiato. E forma una squadra, butta fuori i nuovi, che lo devono coprire dalle minacce della criminalità milanese, perché più volte viene minacciato, 2 volte viene picchiato, 2 volte gli rubano l'orologio, tant'è vero che oggi ce l'ha tatuato. Si fa la sua squadra, butta fuori camerieri e uno in particolare, Davide a Riganello, detto Richello. Dai un bel assaggio. Ah, Righello. Com'è bello lavorare in gintoneria. Mettilo un po'. A proposito di Davide, vi vogliamo presentare una persona, perché in questo caso, falsissimo, a differenza delle altre puntate, si trasformerà in una sorta di porta a porta Maria De Filippi. Asia Gianese, prego. Buongiorno, aiuto. Buongiorno il cazzo, perché buonasera. Cioè, Buonasera, perché, scusa, scusate buongiorno, per l'orario. Sai, i miei orari sono un po' Strani? sballatini, no? Bene. Quanto tempo hai frequentato Davide? Ma guarda, in realtà 1 mese, ma è nata come un'amicizia in realtà tra me e lui. Nel senso che io ero uscita da un periodo, comunque lo sai, no? Abbastanza drammatico di una mia relazione. Ci sei stata 1 mese e poi hai avuto una relazione, però più volte sei stata con lui. Ma sì, ma era un mio amico. Io l'ho conosciuto in una situazione così, ma lui neanche si drogava. Cioè una persona Non ti ho fatto la tranquillissima. domanda se si drogava, ti ho detto quanto tempo siete state insieme. 1 mese, sì. Davide Lacerenza lo conosci? Sì, lo conosco. Stefania Nobile la conosci? In realtà lei più di vista, non ho Ok, come ti tanta- sembrava Stefania Nobile? Sempre un po' lì al tavolo con Vanna Marchi, comunque guardava sempre un po'. Ma erano male. presenti durante le serate? All'inizio quando andavo no, non c'erano mai, poi l'ultimo periodo sempre, ed è per quello che ho smesso di andare. È perché mi vero, è sentivo vero un po'. che Stefania, lasciamo perdere Vanna, lasciamola fuori un attimo, guardava male tutte le ragazze? Io ho avuto un po' quella sensazione, non voglio parlare male di lei perché non la conosco, però a sensazione a pelle mi sembravano un po' come incarognite con qualsiasi genere femminile che avesse cioè che entrasse là dentro. Ma secondo te per una questione di rivalità e gelosia nei confronti di Davide o anche perché l'ambiente si stava sputtanando? Ma io ti dico 50 e 50, secondo me, cioè un po' entrambe. Tu vedevi delle donne che si prostituivano? Allora, c'erano ragazze che magari sembravano lì apposta per quello, per trovare il pollo da spennare. Tu hai mai fatto sesso a pagamento lì?
No, mai, Asia? mai. La gente che mi diceva te la fai con la cerenza, a me dava fastidio. Perché ti dava fastidio? Mi dava fastidio perché non era vero, cioè io 3 storie mettevo per crescere un po' di Instagram e già mi dicevano, ah sei lì, bamba, puttana. No. Domanda secca. Tu sei stata alla Malmaison? Sì, sono Me la stata. puoi descrivere come è fatta? La Malmaison è un locale di fronte alla gintoneria, chiamato anche privé, in cui magari le persone andavano per giocare a scacchi, perché io vedevo comunque gente giocare a scacchi e si stava un po' lì in chill. Poi quando magari andando dopo poi mi dicono che c'erano anche le puttane che scopavano là dentro. Non è il mio caso, però sì, c'era un letto sopra, io immagino che c'era gente che spendeva e faceva anche per quello. Poi ovvio, se non ti dico non c'era droga in gintoneria perché sarei falsa, siamo falsissimo, quindi voglio essere vera, era pieno di droga, ma in tutti i locali di Milano è pieno di droga. E lo sanno le autorità o chi per lì, cioè. Ma è tutto poi ovvio, cioè stai parlando di una persona che lo fa vedere nelle storie, fai vedere i contanti nelle storie, fai vedere le cose, questa cosa va avanti da 3-4 anni, arrivano solo adesso e fanno quelli, ah oddio che scandalo, ma che scandalo, cioè nel senso tutta la gente lo sa. Potevano secondo te rimanere liberi? Ma no, però allora, cioè nel senso, non è una cosa, per dirti, ci sono stati altri scandali di serate di Milano o eventi privati che era tutto un po' più un tabù e è scoperto, è uscito lo scandalo, ma in questo caso stiamo parlando di una persona che vive, si nutre di social ed è qualcuno grazie a queste cose, perché se non ci fossero tutte queste cose di contorno, cioè sinceramente chi è che se lo cagherebbe, capito? Fermati. È giusto che paghino, sì o no? È giusto. Fine. Ciao. Asia Genese la conosco da circa il 2017, perché mi ha scritto su Instagram. Era ancora diciottenne, era ancora pura, era ancora una ragazza che studiava e che sognava di fare la modella. Oggi rappresenta l'emblema, e non mi vergogno a dirlo, del nulla cosmico che ha navigato attraverso la notiziabilità dei giornali, delle televisioni, dei podcast, fino alla nullità che fa quello che fanno tutte quelle come lei. Lavora su OnlyFans e si prostituisce. Noi vi abbiamo dato una testimonianza che non è vera. Lei ride, scherza, fa la carina. Lei è l'amante di Arriganello. Lei scopa con Arriganello. Lei partecipa alle orge e fa tutto quello che fanno le ragazze all'interno della gintoneria. Le ragazze vanno all'interno della gintoneria per 2 motivi. Bevono gratis, pippano gratis. Ma non solo. Se possono guadagnare e c'è da fare la marchetta, la fanno. Cerchiamo di raccontarvi in breve quello che è successo. Davide La Cerenza dal 2022-2023 precipita, incomincia a osare con i social per riprendere hype. 50 ore senza dormire. 2 ticket, 3 ticket, 4 ticket. Bottiglie, soldi, cocaina, arriva quell'altro tizio, quella nullità, Filippo Champagne. Voglio star male stasera. Voi bevete per divertirmi. Io bevo per star male stasera. Apri sta boccia. Fa i video in cui si beve una bottiglia di champagne intera. Fa i video che va a giocare ai cavalli e perde tutti i soldi. Fanno i video di serate in cui si strafanno e sono pieni di puttane. Diventano simboli dei ragazzini. Fanno le ospitatine. Filippo Champagne, La Cerenza. Vedono il pippotto, vedono la puttana, vedono la bottiglia. Ma è un'immagine negativa. Che la nuova censura e il vecchio Facebook, proprietario di Instagram, il signor Zuckerberg, censura. E a Davide La Cerenza gli chiudono 1, 2, 3, 4, 5 profili e osa sempre di più. Fino a quando si arriva al punto chiave di questo racconto che vi fa sembrare tutto normale, in cui non esiste più la percezione dell'illecito. Quello che fai per te è normale, è regolare, senza pensare che è un reato. Perché se io pippo 30 grammi, cedo la cocaina a uno, faccio scopare uno con una prostituta e poi la butto sul ridere, la metto sui social. Non è che è divertente, non è che è un contenuto, non è una serie televisiva, non è Netflix, non è Paramount, non sono quei programmini che vedete Ex on the Beach, non sono quelle robe finte che vi propinano. Gigi, dove cazzo sei, Gigi? Siamo impastati. Viene qua che sobborga. Ma dove cazzo sei, Gigi? Sono reati. E allora succede questo. Apre la Malmaison di fronte e decide di adattare uno schema. Prendo delle bottiglie di champagne, compro tantissima cocaina, riempio il locale di escort. Ragazze di OnlyFans
puttane. Nella mia testa, siccome sono tossicodipendente, la cocaina è uso personale. Nella mia testa, siccome sono convinto di quello che vi ho detto prima, ops, che non c'è più la percezione dell'illegalità o della legalità, tutto è lecito. E quindi se arriva la puttana e scopa con un cliente, è normale. Il cliente viene, paga, pippa, io gli posso dare la mia di cocaina e poi scopa. Ma io non sto facendo niente di male. Le intercettazioni che sono uscite in questi giorni, derivanti dall'arresto con custodia cautelare, sono intercettazioni, attenzione, mettiamolo nel loro spazio temporale, di 1 anno e mezzo fa. Perché oggi la Malmaison non c'è più, non esiste più. È stato aperto un locale di tequila di fronte. Non voglio rompervi i coglioni e farvi leggere 30 pagine di intercettazione, ne ho prese 4 differenti, in cui vi spiego, non in legalese come l'avvocato Fusetti, non in legalese complesso che non potete capire, quali sono i reati, cosa rischia e cosa faceva Davide La Cerenza. Davide La Cerenza dice, perché un conto è che tu dai via la figa e ti fai pagare, e un conto è che tu vendi le ragazze ed è gravissimo, capito? Cioè anche io ho le ragazze che vengono qua da anni, ma non ho mai preso un euro. Ma che cazzo vuoi? Tu vai a 50, 100, 1000 euro, vieni qua, fai fare una bottiglia ai clienti, io non voglio niente. In questa intercettazione, Davide La Cerenza, in una fase di normalità, dice che se lui vende le puttane o paga lui le ragazze è gravissimo. Però ammette che le ragazze vengono nel locale. E vengono e poi se lui gli fa fare una bottiglia, loro si possono prostituire. Ma anche questo è un reato, Davidino. Il problema è che lui qui non è fatto e quindi ha un briciolo di ragionamento. In un'altra intercettazione si smentisce. Sono intercettazioni fatte nello stesso momento e dice ho strisciato sì 1500 euro e gli ho fatto dare 500 euro alla ragazza e gli ho detto 7,50. Il reato commesso è favoreggiamento. Se io ti invito nel locale cliente e ti faccio trovare una ragazza che si prostituisce e tu le dai 500 euro e io ti faccio pagare la bottiglia, si chiama favoreggiamento della prostituzione. Reato gravissimo. Ma ora entriamo in una fase più grave. Sofia ci ha fatto guadagnare 500 euro anche stasera. 500 qua, 500 là, 500. Li ho dati in contanti io alle ragazze, dice Davide La Cerenza. Cioè ha pagato in contanti le ragazze, lui. In più sto bastardo ha strisciato 6.500 euro. Quindi ci ho pagato anche l'IVA. Ma vabbè, ma che cazzo me ne frega? Cioè, arriva il cliente, si siede, beve, si alcolizza, La Cerenza gli offre la droga, tanta, e poi scopa. Ma il cliente che arriva non è che ha i soldi in contanti. Allora, Davide La Cerenza gli alza il prezzo del pacchetto, così denominato dalla Guardia di Finanza, e glielo mette in fattura. Ci paga l'IVA. E i soldi cash alle ragazze glieli dà lui. Paga di tasca sua le ragazze perché hanno scopato. Questo è semplicemente sfruttamento puro della prostituzione. Vi voglio far capire una cosa. E per questo ho chiamato la migliore persona che vi può spiegare questo. Sentite cosa ci dice l'avvocato Chiesa a proposito dell'articolo 79, articolo che non viene quasi mai contestato a nessuno. Di che cosa sono accusati Davide La Cerenza, Stefania Nobile e l'altro ragazzo di nome Davide? Allora, sono accusati prima di tutto di sfruttamento e induzione alla prostituzione, che sono due concetti diversi. Lo sfruttamento è se tu, una persona che fa già la prostituta, no? Guadagni su di lei. L'induzione invece tu induci, cioè convinci, fai in modo che questa persona faccia quel lavoro. Bene, c'è differenza di pena tra l'induzione e lo sfruttamento? No, la pena è sempre la stessa. Allora, le voglio fare un esempio banale. Se noi siamo a un tavolo a cena, beviamo, pippiamo, ci sono una serie di ragazze e io ho di fianco una bella ragazza, gli dico, oh, fatti a scopare quello che ci guadagniamo. È induzione alla prostituzione? Sì, se lei lo fa continuativamente, sì. Se ci guadagna, se divide i soldi con te, sì. Ok, se non divide i soldi, ma i soldi li guadagna la ragazza, però tu nel contempo gli dai la droga, ma gli metti la bottiglia a un prezzo superiore? È lo stesso sfruttamento della prostituzione. Se tu gli dai il luogo dove esercitare la professione,
il suo mestiere è sfruttamento della prostituzione. Cioè la legge Merlin, che è ancora quella che si applica dal 1958, punisce ogni condotta che favorisca la prostituzione. Cioè la prostituzione in sé non è un reato, ma se tu ci guadagni sopra. Oltre a questo il reato più grave è lo spaccio di stupefacenti, perché la legge non punisce solo lo spaccio che si intende di quello all'angolo della strada che viene dalla bustina. Qualunque condotta acquista, vende, riceve, detiene, qualunque condotta è punita, ed è punita con una pena che va da 6 a 20 anni di reclusione. Non solo, in questo faldone, e nessuno ne ha parlato perché non studiano, è contestata una cosa che non è contestata a nessuno. E mai che all'articolo 79, che dice che è un reato anche mettere a disposizione i locali in cui viene esercitato lo spaccio di stupefacenti, cioè viene messo a disposizione. Gli contestano anche questo reato, che io, che di spacci di stupefacenti in processi ne ho fatti 150 nella mia vita, non mi è mai capitato. Grave, ma è comunque un reato. Questa è la solita procura, noi lo sappiamo, che nei confronti di gente famosa, popolare, mediatica, va col braccio di forza, diciamo, perché va bene tutto, ma contestare questo è un po' eccessivo, giusto? Sì, è un po' eccessivo, te lo ripeto, non mi è mai capitato nella carriera. Come si possono difendere loro tenendo conto che sono nella totale convinzione che non facevano nulla di male? Capito, però è inutile negare, quelle lì ci sono delle condotte che se sono quelle, se sono quelle che sembrano emergere dall'ordinanza di custodia cautelare, sono quei reati lì. Poi è chiaro che la Cerenza, se è tossicodipendente, si giustificherà con la sua tossicodipendenza, ci mancherebbe altro. Stefania Nobile bisogna vedere se era consapevole di questi reati, perché poi un conto è essere conniventi, te l'ho spiegato, ti ricordi Fabrizio, che tu sai qual è la differenza che c'è tra la connivenza e il concorso di persone. Se io vedo che uno commette un reato, contrariamente a quello che insegna tutto il ben pensanti della TV, non sono tenuto a denunciare qualcosa. Sono assolutamente d'accordo, avvocato. Puoi intervenire e dirgli cosa stai facendo. Non è vero quello che ti raccontano in TV, non è vero, a meno che tu non sia un pubblico ufficiale. Quello si chiama connivenza. Cioè io vedo che tu stai violentando una ragazza, se sono un testa di rapa, mi giro dall'altra parte e nessuno mi può dire niente. Diverso è se invece tu sei consapevole e ci guadagni sopra. Quale potrebbe essere la pena se questi sono i reati? La pena andare tra 5 e 10 mi sembra assolutamente molto prevedibile. Ora, ci sono i mandati d'arresto. Vanna non è toccata. Vanna è pulita. Vanna schifava le donne di Davide. Ha un amore per la figlia, ricambiato dalla figlia, che è qualcosa di unico. Ricordatevi cosa vi dico. Il giorno che morirà Vanna Marchi, Stefania Nobile morirà anche lei. Perché un legame così non l'ho mai visto in vita mia. Ma Vanna di questa vita era stanca. Sentite questo pezzo di questa intercettazione. Parla con un tale Maurizio. Maurizio va al locale, vede tutte queste ragazze e chiede a Vanna: ma le pagherà ste ragazze? Perché non credo che stanno lì gratis. E Vanna risponde: ah, le pagano gli uomini. Con quell'accento bolognese alla Prodi. Ah, le pagano gli uomini. Ce n'è una adesso che va per la maggiore ed è minorenne. Non è imputabile di reato Vanna Marchi, anche se dice che c'è una minorenne che si prostituisce, perché si vede il distaccamento con cui partecipa all'attività di questa azienda in quegli ultimi anni, ed è per questo che oggi non ha gli arresti domiciliari e si salva. Ma quello che dice è uno spaccato gravissimo. So che siete molto interessati alle belle ragazze della Ginto. Mi raccomando, 17 anni, 16, 17 adesso. 17. Vi abbiamo detto che il problema è la mancanza di percezione dell'illecito. A questo punto il quadro è Stefania Nobile, la Cerenza, a Riganello, la nuova fidanzata della Cerenza. La Cerenza si fidanza con una ragazza minorenne che si chiama Clotilde. Questa ragazza non è il problema dell'età. Anch'io sto con una ragazza di meno anni di me, ma il problema è di quello che fa. Come non Pippo. Clotilde ha un'amica del cuore che fa lo stesso suo mestiere. Li abbiamo sentita per chiedere come sta e come fa a essere amica e a consigliare di stare con una persona così. Ci dice che per lei quello che fanno è normale, ma ci dice una cosa molto importante. Caro sindaco Sala, amichetto nostro, sei nello speciale delle curve che manderemo la prossima settimana. Milano è lo stadio, Milano è la gettoneria, Milano sono tutti i locali. Quello che avviene alla gettoneria
avviene in tutta Milano e te non fai un emerito. Cazzo, sentite cosa ci dice l'amica. Come si dice? Come sta? Poverina, come staresti in una situazione del genere? Cioè, assaggiamo un po', sentiamo un po' il messaggio, è sconvolta ovviamente. Sconvolta di cosa? Cioè, comunque sapeva quello che faceva Davide. Ma sconvolta perché quello che succedeva, ma non si sta parlando di reato, nel senso, tutti si divertivano, ognuno faceva il cazzo che voleva, poi cercare in gettoneria come accade al Tokimi, vai a parlare al Tokimi perché se la troia si può andare dalla tua casa. Questo non significa che andare al Tokimi crei un guadagno. Brava, hai detto una cosa giustissima, questo succede in tutta Milano, ma sono reati, sono reati. Cioè, non è che se succede in tutta Milano succede a gettoneria non è un reato, è un reato. La domanda è, te che sei un'amica che vedi una ragazzina di 20, 18, 19, 20 anni che sta con uno che ha 60 anni, che pipa tutte le sere, che porta le prostitute, che vende la droga, è tutto normale? Cioè, l'amore supera questi limiti? L'amore purtroppo è cieco, questa è una cosa riprova purtroppo l'amore è veramente cieco. Per te, che sei stata lì, tutto quello che hai visto è tutto regolare. Il regolare è opinabile, nel senso quello che è regolare per me, per un altro è assurdità. Per me è regolare andare a letto alle 5 di mattina, per un altro è regolare svegliarsi alle 5 di mattina. Per me può essere regolare fare l'uso di sostanze stupefacenti, per un'altra persona no. Ma quello che ti posso dire io è che sicuramente non è accaduto né uno sfruttamento di prostituzione, né tanto meno uno spazio. E un giorno vado, mi reco lì e mi siedo, perché passo a salutare Stefania perché volevo comprare una bottiglia. Mi siedo e trovo a questo tavolo Davide, questa ragazza che aveva appena compiuto 18 anni, e la madre. Le trovo lì. La madre la conosco. Ve l'ho spiegato nella puntata di On Air. È la moglie dell'avvocato Fusetti. Ma l'ha vista crescere quella bambina, l'ha vista crescere. L'ha vista crescere e tu l'ha vista crescere, questo è quello che lui ha fatto. Quindi questo non ha una dignità, è una persona di merda. Perché io vorrei vedere se ti facessero così con i tuoi figli. Perché sei tanto carino. Ma io posso farti una domanda? Ma tu pensi a lui, non pensi a lei? Che stava con un tossico che facevano le orge e la faceva prostituire? Ma non ci pensi? Ma tu sei scemo. La madre era completamente fatta. Saremo ricchi per sempre. Grazie del regalo qua. Birkin Cocco per mettere tutta la fresca che faccio ogni sera. Senti, ascolta, senti. La figlia era completamente fatta. Finisce il video. Oh, vabbè. La madre mi guarda e dice: Fabri, sei tu, sono io, non l'avevo riconosciuta. Quando mi dice chi è, non potevo credere ai miei occhi. Gli dico: Davide, ma è Davide che fa questo sempre. Mi mostra un video della sera prima in cui lui aveva scopato con lei un altro uomo e una ragazza. Io rimango scioccato. La ragazza si fidanza e espone questa vita da tossica, da schifo sui social. Davide si innamora nuovamente. Stefania impazzisce. È contro l'attività di Davide. Te la do se mi tagghi. Per 2 tag ti faccio cose impossibili, ma se mi metti tra i seguiti, giuro, ti do anche il culo. Ma la gestione economica della gintoneria, come dagli atti di ordinanza, la gestisce sempre lei, che attraverso le intercettazioni purtroppo diventa il socio maggioritario, diventa il deus ex machina, con intestazione fittizia, proprietaria dell'azienda. Gestisce i conti, vuole sapere cosa è successo la sera prima, quanto hanno incassato, fa i conti, distribuisce, paga gli stipendi, gestisce tutto lei, anche se muove lui, gli dà la paghetta a Davide. E in questi 3 anni, 4 anni, saranno stati 100 i viaggi in Albania. È arrivata la padrona, ci ha portato i soldi dall'Albania. Il patrimonio là, alla luce dei fatti di oggi, sono stati sequestrati 900.000 euro, poco, visto il giro di guadagni. Si parla di 80 milioni portati in Albania. Ma quali 80 milioni? Ma quali 80 milioni? Ma che cazzo dite? Ma quali 80 milioni? Davide La Cerenza vive in una merda di buco, in una casa dove il bagno crolla, dove c'ha quella doccia cadente. Anche la cella di San Vittore è più bella della casa di Davide La Cerenza. È uno scannatoio di merda. Non ha un orologio, ha un Ferrari vecchissimo in leasing. Stefania Nobile guida una Lamborghini Urus in leasing.
sono solo facciata, soldi veri non ne hanno, perché li spendono per la bella vita. Quindi i soldi non ci sono, ma ci sono i reati. Che cosa vi diamo qui di esclusivo? Vi abbiamo raccontato la storia che non sapete, perché questa storia vera non ve l'ha mai spiegata nessuno. Bello. Corona ce l'ha raccontato in modo bello, ma qui siamo a falsissimo. Qui facciamo gli scoop. Qui facciamo quello che quella merda di televisioni che voi guardate non fa. E allora, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a casa di Davide La Cerenza 2 giorni dopo l'arresto per intervistarlo. Oh, ma com'è possibile intervistare uno che ha gli arresti domiciliari? Non può, è un reato. Ma come si fa? Quindi succede questo, che io avevo preparato, lo sapete tutti, una bellissima puntata sulla curva, strepitosa, ma esce la notizia. Dovete imparare questo, perché qui dovete imparare anche questo. Quando esce una notizia di questo genere, la devi cavalcare, la devi domare, ma devi dare delle esclusive, non riportare i fattini, fare la cronachina, mandare le telecamerine, oggi sono pieni, dove ci sono la gentoneria, non lo sapete fare questo lavoro. Stamattina alle ore 10 mi compare questa foto. Ma cosa ci fa affacciato alla finestra uno che ha gli arresti domiciliari in una situazione drammatica dove rischia 20 anni? È un emerito cretino. È un cretino. Vabbè, faccio la solita. Prendo la macchina, vado dalla via La Cerenza, vado alla finestra, gli busso, spingo con la mano la finestra e lui mi apre. Avete sentito bene? Mi apre la finestra. Oh, io sono! Oh! Ma cosa è successo? Uno normale chiude la finestra e dici vattene. Io, con 2 camere dietro, il telefono in mano, gli parlo per 7 minuti. Ma l'assurdità è che la percezione dell'illecito, anche qui, non esiste. Lui mi parla del litigio con la mamma della sua fidanzata perché sa che l'ho chiamata. Mi parla, tu oggi pubblicherai il pezzo del tuo avvocato sulla mia fidanzata, quindi ha il telefono, ha i social. Io gli chiedo della fidanzata, la fidanzata vive ancora con lui. Ma tutto questo non è clamoroso. E ora vi mando tutta l'intervista, ma non vi mando soltanto tutta l'intervista. Vi mando anche la telefonata della madre, compagna dell'avvocato Fusetti, è una telefonata vergognosa che potrebbe portare la madre della nuova fidanzata di Davide La Cerenza, che convive tuttora oggi con lui, ad avere una custodia cautelare e rischiare una pena. Ce l'ha spiegato l'avvocato Chiesa. Ma c'è una cosa più grave con cui voglio chiudere questa puntata. Vi ho detto che sono stato dalla gettoneria? Vi ho detto che l'ho frequentata? Non ho fatto quello che si distacca. Vi ho detto che ho scopato. Ma l'altro problema che ancora non c'è nell'indagine della gettoneria e che potrebbe essere un elemento fondamentale è che alla gettoneria La Cerenza e Righello all'interno del Malmaison avevano telecamere. Riprendevano tutti. Li riprendevano pippare. Li riprendevano scopare. I clienti, sfatti, drogati, ubriachi, il giorno dopo lo venivano a sapere. Lui non li ha mai ricattati. Ma, sai, sapere che tu hai speso 600.000 euro, 300.000 euro, 200.000 euro in un locale e ti hanno ripreso e magari hai una moglie o una fidanzata, dici meglio che ci torno, meglio che tengo i rapporti buoni. Vi voglio far leggere questo. La Cerenza. Ma ste troie hanno coperto? Aspetta un secondo, questa puttana ha coperto la telecamera qua. Me ne sono accorto adesso. Questa puttana ha coperto la telecamera qua. Questa puttana ha coperto la telecamera qua. Perché io non devo avere solo questo. Devo avere il controllo della loro vita, perché così ho in mano le loro vite. Come aveva la mia. Ma a me che cazzo me ne frega di un video mentre scopo? Sono bravo. Cielo grosso. Quando vado a casa sua e faccio la prima parte di intervista,
lui mi minaccia. Cosa fai? Mi ricatti? Mi ricatti? Cioè, oltre a spacciare mi ricatti. Oltre a spacciare e a far prostituire mi ricatti. Questa è la parte di un'inchiesta che ancora non è nata. E lo sapete perché? Perché quando lui mi dice se pubblichi la tua inchiesta io pubblico il video, vale lo stesso principio. Qui trattative non ne facciamo, soldi non ne vogliamo, a patti non scendiamo, siamo a falsissimo. Se mi volete fermare, sparatemi.